un buongiorno al professor Mastro Lorenzo, vulcanologo e primo ricercatore dell'INGV. Che innanzitutto ringraziamo di essere qui con noi di Solfatara News e un saluto anche a tutti i nostri utenti di Solfatara News che ogni giorno ci seguono per restare aggiornati sull'evoluzione dei Campi Flegrei. Seguiamo sempre con grande attenzione noi e i nostri utenti i suoi interventi e le sue analisi scientifiche che rappresentano un punto di riferimento per comprendere ciò che realmente sta accadendo nella caldera flegrea. In questo momento di crescente attenzione le vogliamo porre alcune domande per chiarire meglio la situazione attuale e i possibili scenari futuri. Iniziamo subito con la prima domanda e volevamo chiederle se secondo lei il livello 2 di allerta gialla rispecchia davvero la situazione attuale dei Campi Flegrei? Mi riferisco all'aumento del sollevamento del suolo, alla frequenza dei terremoti, alle alte temperature delle fumarole e pensa che sia ancora adeguato mantenere questo livello senza aggiornare il piano di evacuazione che più volte lei ha definito vecchio e non adatto alla densità abitativa di oggi? Buongiorno a tutti innanzitutto. Semplicemente non lo sappiamo se il livello è adeguato, ma semplicemente perché non abbiamo alcun modello, diciamo, affidabile sull'evoluzione possibile del fenomeno bradisismico. Diciamo da subito che fino a 10 anni fa non esisteva di fatto un piano di emergenza. Io da oltre un decennio insistevo sul fatto che fosse realizzato un piano di emergenza per l'area vulcanica praticamente a più alto rischio al mondo, perché ovviamente siamo in una caldera, un supervulcano, come si dice spesso, anche se qualcuno lo contesta, comunque un vulcano che ha dette eruzioni anche 80 volte più forti di quella di Pompei del 79 d.C. e quindi insistevo che si realizzasse un piano di emergenza. Poi alla fine lo si è fatto meno di 10 anni fa, appunto con una legge, diciamo è stato realizzato questo piano di emergenza e sono state definite la zona rossa e i livelli di allerta, quindi la strategia. Però da subito ho denunciato che questo piano era inadeguato al fenomeno vulcanico e alla dinamica di questo sistema, perché lo scenario era sottodimensionato, quindi uno scenario subpliniano, ma qui abbiamo avuto eruzioni di portata enorme, quindi bisognava almeno adottarne uno pliniano. E che cosa sarebbe cambiato? Che la zona rossa non sarebbe stata limitata a 500.000 persone circa, quelle attualmente interessati da un'eventuale, speriamo remota, ma non possiamo dirlo, evacuazione, ma avrebbe riguardato tutta l'area metropolitana di Napoli, quindi 3 milioni di persone. E poi la strategia. La strategia è una strategia basata essenzialmente sulla nostra presunta capacità di prevedere un'eruzione sulla base del sistema di monitoraggio. Da questo i livelli di allerta, perché riteniamo che sulla base dell'evoluzione dei terremoti, della sismicità, della deformazione del suolo, della modificazione dell'attività fumarolica, saremo in grado di prevedere con un certo anticipo l'eruzione, ma questo non è stato mai dimostrato e non è dimostrabile perché non conosciamo questo sistema di fatto. Non sappiamo come si evolve prima di un'eruzione, perché l'unico caso storico che abbiamo avuto è l'eruzione del 1538, il Monte Nuovo, ma abbiamo soltanto qualche cronaca che descrive molto in generale i fenomeni e non sappiamo se in futuro si manifesteranno nello stesso modo. Quindi quello che c'è da dire è che le eruzioni sono imprevedibili. Finalmente anche i miei colleghi cominciano, diciamo, a convergere su queste posizioni, mentre prima si riteneva che ci sarebbe stato grande anticipo su un'eruzione, ci sarebbero stati precursori chiaramente rilevabili. Adesso siamo in presenza di un'escalation degli eventi e non sappiamo se il sistema continuerà così magari per anni o per decenni, e anche questo è possibile, se rientrerà il fenomeno bradisismico o se, speriamo di no, potrà evolversi verso un'eruzione. Quindi non sappiamo, non abbiamo delle soglie per definire in modo diciamo chiaro in che punto siamo, qual è lo stato del vulcano.
Infatti anche in questi livelli di allerta si parla in generale in modo qualitativo, non esistono delle soglie specifiche. Si dice sì, livello giallo se c'è un numero moderato di terremoti di magnitudo fra 4 e 4,4, livello rosso quando ce ne sono di più, ma non ha nessun senso, non ci sono delle soglie. Io da tempo dico attenzione, non siamo in grado di prevedere il sistema semplicemente perché non abbiamo le soglie, cioè le soglie sono quei valori dei parametri che diciamo in sistemi che conosciamo meglio come quello atmosferico sappiamo che oltre quel valore il sistema si evolve. Per esempio oltre un certo valore di alcuni parametri c'è il rischio di pioggia al 99%, al 90%. In questo caso non abbiamo nessuna esperienza, non abbiamo una teoria diciamo adeguata, un modello verificato sui Campi Flegrei, e a fronte di tantissime pubblicazioni che escono quasi ogni giorno, i miei colleghi, Sì. io abbiamo pubblicato moltissimo sui Campi Flegrei, ma bisogna sempre ricordare che sono soltanto ipotesi, quindi mai verificate. Allora non abbiamo un modello di riferimento, mentre il piano emergenza è fortemente vincolato alla nostra presunta capacità di fare previsioni e di capire in che punto ci troviamo dell'evoluzione del sistema. In più, l'aggiunta di questi altri due livelli, quindi una fase 2 per il livello giallo e una fase 2 per il livello arancione, non modificano assolutamente le nostre capacità di previsione, perché nell'assenza di soglie, aggiungere altri livelli in realtà ci consente soltanto di decidere in modo più progressivo, ma ho fatto l'esempio, è come diciamo il paradosso di Achille e la tartaruga: se ne aggiungessimo tantissimi non arriveremmo mai, per esempio nel caso specifico, a livello arancione, e invece quello dovrebbe essere diciamo una valutazione da fare, però è una scelta alla fine politica, è una scelta di protezione civile, perché la parte scientifica si limita a parlare di ipotesi, quindi è una decisione diciamo che deve essere presa dal capo della protezione civile e in definitiva dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, essendo un'emergenza nazionale. Sì, e volevamo chiederle, il livello di allerta giallo prevede anche esercitazioni per la popolazione, ma visto che il piano di evacuazione non è aggiornato e che molte strade importanti sono ancora bloccate da lavori, secondo lei ha davvero senso far partecipare i cittadini a queste esercitazioni se i percorsi di fuga non sono pienamente utilizzabili? O pensa che vengano organizzate solo perché il livello di allerta giallo lo prevede? Più per obbligo, diciamo, che per reale utilità. Diciamo le esercitazioni sono sempre utili perché almeno ricordano che c'è un problema. Poi per il resto io ho denunciato più volte alle autorità diciamo competenti del mio istituto di protezione civile nel corso degli ultimi decenni addirittura l'inadeguatezza sia degli scenari, che sono sottodimensionati ottimistici, quindi lo scenario diciamo attualmente adottato, quello di un'eruzione subpliniana, sia della strategia, cioè una strategia previsionistica basata essenzialmente sulla capacità di prevedere. Su questo modello molto stretto, molto rigido, che però non corrisponde alla realtà, potrebbe andare tutto in modo completamente diverso, e sono basate le esercitazioni. Quindi sono basate sul fatto che avremo almeno 72 ore di tempo, perché le 72 ore previste nel piano di emergenza non sono le 72 ore che per la fisica del vulcano dovremmo avere, No. no, sono le 72 ore diciamo che sono necessarie alle strutture di protezione civile per evacuare 500.000 persone dalla zona rossa. Ma potremmo non averle. Quindi le esercitazioni sono basate, come anche quella fatta lo scorso anno, sulla certezza che avremo questa evoluzione degli eventi, ma non è garantito in nessun posto. E quindi che cosa dico da tempo? Che lo scenario dovrebbe essere cambiato e quindi allargata la zona rossa a tutta l'area metropolitana di Napoli, e d'altra parte nel sottosuolo di Napoli abbiamo tutti i strati di eruzioni dei Campi Flegrei, qualcuna del Vesuvio. Questo dimostra che già da prima che esistesse la città di Napoli le eruzioni
depositavano i loro prodotti, prodotti da caduta di pomici e da nubi ardenti anche, nel territorio attualmente occupato dalla città di Napoli, quindi tutta l'area metropolitana di Napoli, quindi almeno uno scenario pliniano, e lo dico da 20 anni almeno, da quando ho fatto i primi modelli, le prime simulazioni di come potrebbe essere un'eruzione futura, e poi dovrebbe essere cambiata la strategia, non più previsionistica, ma una strategia che tuteli realmente la popolazione, quindi basata su una prevenzione del rischio, che è difficile parlare di prevenzione per un'eruzione vulcanica, ma significa avere vie di fuga adeguate, quindi vie di fuga per terra e per mare soprattutto. E insisto sul mare, perché uno dei pochi vantaggi che abbiamo nei Campi Flegrei è che la linea di costa, diciamo, attraversa l'area calderica, e quindi la popolazione costiera potrebbe essere evacuata rapidamente per via mare attraverso i porti e porticcioli, i porti turistici, approdi che esistono lungo tutta la costa, da Napoli a Monte di Procida. Invece il porto di Pozzuoli si sta insabbiando e non è stato fatto niente per renderlo operativo, quindi a ritmo di un sollevamento dell'ordine di decine di centimetri l'anno, adesso siamo a oltre 1,5 metri di sollevamento dall'inizio di questa crisi, ormai ci sono problemi gravi, nel senso che anche il porto dei pescherecci non è poco praticabile ormai, il livello dell'acqua si è ridotto enormemente, l'anno Sì. scorso un traghetto è rimasto arenato poco fuori dal porto, quindi siamo in situazioni molto critiche, e quindi dovrebbe essere garantite le vie di fuga, e poi la popolazione dovrebbe essere in grado di mettersi in salvo autonomamente. Sembra assurdo, ma purtroppo è l'unica chance che abbiamo per garantire realmente, per sperare di mettersi in salvo nella malaugurata ipotesi di un'eruzione in atto, che potrebbe avvenire fra 1000 anni, fra un secolo, o purtroppo anche a tempo più breve. Non lo sappiamo, semplicemente non lo sappiamo. Quindi la popolazione dovrebbe essere educata non a essere assistita da un enorme numero di soccorritori, di mezzi e altro, ma a sapere bene che cosa deve fare. Ma questo non sono io l'ho detto per anni, ma poi con delle direttive della Presidenza del Consiglio di alcuni anni fa è stato esplicitato, dicendo attenzione, i modelli scientifici potrebbero non essere confermati dall'evoluzione degli eventi. Di fondo i precursori potremmo non capirli, e questo l'ha confermato la Commissione Sì. Grandi Rischi nel 2023, potremmo non essere in grado di interpretare i precursori, e quindi l'eruzione potrebbe sorprenderci di fatto, e l'unica soluzione sarebbe che ognuno sapesse bene che cosa fare, in che direzione andare, e mettersi in salvo autonomamente, come si è fatto purtroppo negli ultimi decenni in alcune eruzioni vulcaniche. I giapponesi addirittura recentemente consigliavano: andate via a piedi, perché anche l'uso dei mezzi potrebbe essere critico, e lo sappiamo benissimo, potrebbero intasarsi. Le vie di Sì. fuga ci sono in teoria, perché già dall'epoca romana qui ci sono strade importanti che sono state tracciate e che consentirebbero un rapido allontanamento, ma deve essere testata innanzitutto lo stato di queste strade, perché spesso diciamo ci Giusto. sono lavori in corso dappertutto, ma deve essere testato e soprattutto rese sempre operative, la popolazione informata adeguatamente, e proprio in queste direttive, che di fatto confermavano quello che dico da anni, si diceva la popolazione deve essere informata che deve essere in grado di autogestirsi. È l'unica soluzione. Per questo l'It Alert, no? Infatti queste direttive erano relative proprio all'It Alert, e in queste direttive si diceva: altri fenomeni possono essere prevedibili, ma per il Vesuvio e per i Campi Flegrei, vulcani a condotto chiuso, potrebbe essere anche, diciamo, l'escalation degli eventi potrebbe essere molto rapida. Questo poi è stato confermato dalla Commissione Grandi Rischi sia nel 2023 sia più recentemente, anche nel marzo scorso. Quindi l'introduzione di altri livelli a poco serve se non abbiamo le soglie, Sì. se diciamo abbiamo soltanto delle teorie. Di fatto a volte diciamo ho invitato le autorità a non affidarsi, paradossalmente, io che mi occupo di questo da 40 anni, che faccio ricerca da 40 anni, a non affidarsi alle ipotesi scientifiche, perché sono solo delle ipotesi non confermate e potrebbero rivelarsi false. Se si adottasse una ipotesi specifica, potremmo trovarci che l'evento va in modo completamente diverso e ci troviamo totalmente disarmati davanti all'evento.
Quindi non affidarsi alle ipotesi scientifiche, ma trattare il fenomeno come un fenomeno di fatto imprevedibile. E quindi essere in grado, come diciamo si fa per altri disastri, di adottare delle misure di emergenza che prescindano dai nostri modelli e dalle ipotesi che abbiamo fatto. Sì. Passando, diciamo, al rione Terra, che in questi giorni il comune di Pozzuoli ha deciso di riaprire, per un flusso turistico, diciamo, perché ha deciso di aprire hotel, botteghe e praticamente sul lato turistico abbiamo una zona sottostante che è visitabile adesso. E parlando di questo, sappiamo che è aperto il Rione Terra, quindi si può visitare, però parlando proprio di hotel, per lei è giusta questa riapertura? È ponderata da parte del comune di Pozzuoli oppure no? Allora, quello che dobbiamo dire, diciamo, per inquadrare il problema è che il rischio è il prodotto della pericolosità, cioè la probabilità che un evento avvenga per il valore esposto, cioè quanta gente c'è. Di fatto, diciamo, la vita umana, il bene più prezioso, diciamo, nelle nostre valutazioni, e per la vulnerabilità e di fatto quindi, diciamo, la presenza di ulteriori, diciamo, soggetti di più persone nell'area a rischio aumenta il rischio. Quindi in zona rossa aumenta il rischio, lo stesso vale per la Coppa America, benissimo il grande evento sportivo, ma immaginare che appunto nel 2027 potrebbero esserci migliaia di persone in più nell'area di Bagnoli, nella zona rossa, potrebbe essere problematico nel momento in cui ci fosse un'escalation degli eventi, speriamo di no, che imponesse l'allontanamento proprio dalla zona rossa. E d'altra parte nel 2023 è stato aggiunto al piano di emergenza per il rischio vulcanico un altro piano di emergenza, un'altra zona rossa, quella diciamo per il rischio bradisismico, che riguarda proprio quest'area centrale dei Campi Flegrei, che va da Bagnoli da una parte alla costa di Bacoli all'altro, con 85.000 abitanti, e quest'area potrebbe essere soggetta, per quanto è previsto nel piano di emergenza a rischio bradisismico, che significa non necessariamente che avvenga l'eruzione, ma che i fenomeni potrebbero essere così intensi da consigliare l'allontanamento temporaneo della popolazione per evitare rischi maggiori. I rischi sono quello sismico, ma anche la diffusione di anidride carbonica. Si è visto il rischio di esplosioni freatiche, purtroppo totalmente imprevedibili. Beh, avere più diciamo, persone, quindi più vite umane a rischio in quell'area, ovviamente non è consigliabile, a mio avviso. Peraltro proprio in una zona dove, se lei mi conferma, è il punto più di innalzamento più alto della zona bradisismica, diciamo, Sì, d'altra flegrea, parte è stata Rione delimitata una Terra. zona rossa ristretta nel raggio di circa 2 chilometri da Pozzuoli, nella quale vivono circa 30.000 persone Sì. e quelle proprio potrebbero essere soggette ad allontanamento forzato nel caso che fosse dichiarato il livello più alto del piano di emergenza per il rischio bradisismico. Quello che tra l'altro qualche mese fa era stato richiamato dal ministro Musumeci, che in una dichiarazione a una televisione nazionale, proprio alla RAI, in una trasmissione dichiarò: io ritenevo opportuno dichiarare lo stato di emergenza. Lo stato di emergenza avrebbe comportato, oltre che grandi diciamo, autonomie da parte delle autorità di finanziare diciamo, azioni miranti alla sicurezza delle persone, anche diciamo, l'autorità di allontanare la popolazione da questa zona rossa. Però lui diceva: io ritenevo opportuno valutare la possibilità di dichiarare questo stato di emergenza, ma mi è stato fatto notare come in prossimità dell'estate potrebbe essere la sola dichiarazione, potrebbe essere un rischio, non ricordo bene le parole, ma questo era il concetto, potrebbe essere un rischio per l'economia. Quindi ha evidenziato questo conflitto, diciamo, tra gli interessi economici e la sicurezza. Quindi bisogna stare molto attenti, perché qui questo è il problema dei Campi Flegrei, che per non rischiare appunto dal punto di vista economico, dal punto di vista della crescita del territorio, si potrebbe rischiare molto di più. Eh sì.
è una brutta cosa. Professore, un recente studio scientifico ha individuato una nuova faglia nei Campi Flegrei, praticamente analizzando la distribuzione degli epicentri dei terremoti avvenuti negli ultimi anni, dal 2014, dal 2016 al 2024, che sembrano concentrarsi proprio lungo questa linea. Secondo lei la presenza di questa faglia può indicare la possibilità di terremoti più forti in futuro e quanto può essere pericolosa per il territorio e per chi vive nell'area interessata? Diciamo subito che noi non conosciamo le faglie nel loro stato in profondità, non sappiamo quali sono le faglie che potrebbero generare un terremoto a breve. Le faglie generalmente le individuiamo dopo un evento perché sulla base della ricostruzione dei parametri degli eventi, sulla base appunto delle rilevazioni sismiche dalla rete di monitoraggio, capiamo che lì c'è stata una struttura che so a 2 chilometri dell'estensione di alcune centinaia di metri, diciamo con un certo tipo di movimento. Però questi studi, già ce ne sono stati tanti, è un periodo in cui si pubblica moltissimo, ma si tratta sempre di ipotesi, attenzione. Sì. Quindi dico attenti, anche l'abitudine che hanno assunto gli uffici stampa degli istituti, delle università, di divulgare ogni pubblicazione, ogni ricerca che si fa. Prima non si faceva così, solo le più importanti o quelle rivoluzionarie venivano divulgate. Invece si divulga ogni giorno una nuova ricerca come una scoperta rivoluzionaria e quindi si illude la popolazione che noi abbiamo una crescita di conoscenze enorme e quindi aumentiamo la nostra sicurezza. Non è vero, sono ipotesi scientifiche, quindi sì, sono utilissime per ragionare, per riflettere, ma a queste non devono essere affidate le nostre valutazioni. Detto ciò, già qualche anno fa alcuni colleghi dell'università e dell'INGV hanno evidenziato la possibilità che ci sia un sistema di faglie, in quel caso nell'area di Bagnoli, quindi a est di Pozzuoli, che potrebbero avere una magnitudo 5 o superiore, quindi 5-6 volte più elevata rispetto ai valori più alti che abbiamo registrato negli ultimi anni, che sono i più alti in assoluto, 4.4 e poi 4.6, due scosse di magnitudo 4.6. E beh, questo è un problema perché e da questo poi nacque la risposta shock di Siciliano, che alla domanda che succede se viene un terremoto di magnitudo 5 rispose cadono i palazzi e conto i morti. La gente fu sconvolta da questo, giustamente da questa risposta, ma purtroppo era vero, nel senso che per il patrimonio edilizio dei Campi Flegrei, e a questo punto ricordo che il ministro siciliano 2 anni fa disse si è perso tempo, si sono persi 40 anni, non si è informata adeguatamente la popolazione, le autorità non hanno adeguatamente preparato la popolazione al rischio, perché sennò si potevano mettere almeno in sicurezza gli edifici, almeno il problema del rischio sismico si sarebbe risolto in parte almeno. E invece no, con l'attuale patrimonio edilizio una scossa di magnitudo superiore a quelle già registrate, che ricordiamo nel 2020, maggio 2020, hanno causato l'evacuazione di 1500 persone dall'area alta di Pozzuoli, e nel 2024, ho detto, il 20 maggio 2024 hanno causato l'evacuazione di 1500 persone, e a marzo 2023 hanno reso necessario l'allontanamento di circa 500 persone dalle proprie case. Beh, il rischio è notevole, quindi anche questi nuovi studi che rivelano la possibilità che ci siano scosse anche più forti, che ci siano faglie attive potenzialmente più pericolose, sono utili a rinquadrare il fenomeno, ma io da anni contesto ai miei colleghi le rassicurazioni, perché anche l'autorità di protezione civile e anche il mondo scientifico ha raccontato più quello che sperava, diciamo, che avvenisse, che non la realtà scientifica. Quindi hanno presentato il bradisismo come un fenomeno noto che noi sappiamo gestire, e già le scosse più forti dal 2023 in poi tutta questa costruzione rassicurante ha iniziato a cedere. Quindi adesso sappiamo che il sistema non è prevedibile, che i terremoti non sono prevedibili, del bradisismo conosciamo troppo poco per poterlo gestire. Infatti
il bradisismo è un fenomeno che conosciamo in fondo da pochi decenni, perché nel corso dei millenni quest'area è stata sempre in abbassamento, contrariamente a quello che si è fatto credere, che è stata una terra ballerina. Non è stata una terra ballerina, è stata sempre, io ho studiato i fenomeni bradisismici del passato, sempre in abbassamento, fatta eccezione per il terremoto, per l'eruzione del 1538. Per il resto è ricominciato l'abbassamento nei secoli e soltanto dagli anni 50 in poi abbiamo sperimentato queste crisi, ma questa attuale è molto diversa dalle altre due principali degli anni 70 e degli anni 80. Quindi non conosciamo adeguatamente il bradisismo per fare previsioni, i terremoti non sono prevedibili, la magnitudo purtroppo neanche è prevedibile. Sappiamo che sarà contenuta entro un valore prossimo a 5, perché è un'area in cui non ci sono faglie di portata tale da... Però conosciamo anche gli effetti di un terremoto, possiamo valutare anche gli effetti di un terremoto di magnitudo 5 che ovviamente con ipocentri così superficiali e faglie così vicine sotto i centri abitati ovviamente possono causare danni gravi. E per quanto riguarda il rischio vulcanico non abbiamo alcuna prevedibilità, dobbiamo essere pronti in qualsiasi momento, sperando comunque che l'eruzione avvenga nei prossimi secoli, ma nessuno ce lo può garantire e i modelli scientifici in questo non hanno fornito alcun elemento oggettivo che possa vincolare la valutazione del rischio. Perciò dico, i livelli di allerta già dopo il giallo, che era limitato all'aumento ben definito di alcuni parametri decisi arbitrariamente, gli altri livelli, il livello arancione e quello rosso, saranno oggetto di valutazioni da parte della Commissione Grandi Rischi, ma sulla base delle esperienze personali, delle convinzioni personali dei membri della Commissione, perché non abbiamo delle soglie per stabilire se siamo al di sotto o al di sopra di queste soglie. Sì, quindi la prevedibilità dei terremoti, diciamo che siamo a un punto a zero. Sulla prevedibilità, Assolutamente. perché questo poi comporta anche nella popolazione una cosa psicologica, perché oggi abbiamo i social, abbiamo tanti siti che parlano di queste previsioni e molti tentano di prevedere un terremoto. Quindi dice domani a quest'ora magari ci sarà un terremoto, oppure tra 48 ore, oppure tra 78 ore ci sarà un terremoto, però questo mi sembra un po'... e mettono la popolazione in una condizione psicologica di attendere e questo magari gli porta anche dei danni, perché noi abbiamo molti utenti che ci chiedono scusa ma deve venire un terremoto. No, non lo sappiamo. Io gli dico sempre non lo sappiamo, non si può prevedere, però molti ovviamente credono in questa cosa perché ovviamente essendo che siamo in un'area fregrea, nell'area fregrea e molti terremoti avvengono tutti i giorni, quindi spesso indovinano anche queste persone, però diciamo, quindi lei mi conferma che quindi non sono No, non sono prevedibili. prevedibili come in nessun posto sono prevedibili. Quello che è prevedibile è che con queste condizioni, flusso enorme di gas, sollevamento, incremento dei fenomeni, perché poi questo è il problema. Qualche volta si è fatto l'esempio, appunto, il paradosso della rana bollita, no? Se ci abituiamo che i fenomeni aumentano sempre, infatti in questo la comunicazione ha sbagliato ulteriormente, perché spesso abbiamo sentito anche autorità, esperti, diciamo, di ambito scientifico che dicevano non ci sono modificazioni rispetto al trend in aumento. Attenzione, E questo è quello che cioè, vediamo anche non nei significa che non ci bollettini. sono cambiamenti, c'è un cambiamento continuo. Quindi, Sì. proprio nell'ambito di questo cambiamento continuo, l'aumento del flusso di gas è stato praticamente continuo negli ultimi anni. L'incremento di temperatura, le fluttuazioni del tasso di isolamento del suolo, che adesso nell'ultima settimana sembra riprendere ad aumentare, no? Rispetto al centimetro e mezzo delle settimane dei mesi scorsi, c'è in aumento il sistema. Allora la rana bollita, il paradosso è questo: se diciamo l'aumento della temperatura è progressivo, non se ne accorge e muore nell'acqua bollente. Speriamo che non sia questo Sì. il caso, perché purtroppo bisogna sempre evidenziare che non è stabile il fenomeno, e già sarebbe preoccupante perché è un flusso enorme di gas, sollevamento del suolo, eccetera, ma è in progressivo aumento da alcuni anni.
Perciò è stato dichiarato, è stato diciamo, formulato questo nuovo piano di emergenza per rischio bradisismico. Ricordiamo che a febbraio abbiamo avuto l'emergenza di concentrazioni anomale di anidride carbonica. E quella è assolutamente incontrollabile e imprevedibile, cioè terremoti, sequenze sismiche di migliaia di terremoti, flusso di gas enorme, fanno sì che in alcune aree, soprattutto le aree, diciamo, le conche, le aree in cui c'è minore circolazione, le aree più basse, perché l'anidride carbonica è più densa nell'aria, si potrebbero sempre avere concentrazioni anomali di anidride carbonica. E questo deve essere anche considerato nel piano di emergenza di rischio bradisismico, che comprende tutti i rischi, escluso quello vulcanico, che è il piano di emergenza nazionale, tutti i rischi dovuti a terremoti, quindi effetto cumulativo dei terremoti sugli edifici, incremento del danneggiamento sugli edifici, ma in più anche sollevamento del suolo, che può in alcuni casi danneggiare alcune infrastrutture. E poi il rischio della concentrazione anomala di anidride carbonica, il rischio di esplosioni freatiche totalmente imprevedibili, che aumenta notevolmente quando gli ipocentri dei terremoti sono molto superficiali. E diciamo negli anni scorsi abbiamo avuto terremoti a profondità di poche centinaia di metri in qualche caso, quindi in quel caso è ancora più alto. Sono stati anche diciamo spiegati questi terremoti in sequenza rapida, queste raffiche di terremoti che sono i burst like swarms, e questi possono innescare o possono essere innescati da modificazioni nella pressione del sistema idrotermale, che possono senza preavviso evolversi verso esplosioni freatiche, che sono esplosioni di gas e blocchi di roccia, che ovviamente non sono un'esplosione vulcanica in senso stretto, magmatica, ma possono creare, cioè possono mettere a rischio la popolazione nel raggio di qualche centinaia di metri dalla zona di esplosione, almeno qualche centinaia di metri. Sì. Quindi Infine, per questo motivo il piano di emergenza per il rischio bradisismo sarebbe diciamo, la misura di prevenzione per questa tipologia di rischi, però prevederebbe al suo livello diciamo più alto, quindi il terzo livello di questo piano, anche la possibilità di dichiarare lo stato di emergenza, sul quale si sta dibattendo anche nei comitati ed altro, perché porterebbe in teoria vantaggi nella spesa, nella erogazione di fondi, risorse, eccetera, ma anche la possibilità di un allontanamento temporaneo della popolazione nell'area più critica, al fine di scongiurare il rischio non prevedibile, torniamo sulla sì, prevedibilità, di terremoti o di altri fenomeni. sì. Infine, Questo ovviamente professore. sarebbe un problema grande per l'economia, oltre che per la vita quotidiana delle persone, che dovrebbero allontanarsi diciamo di alcuni chilometri o anche più dall'area dei Campi Flegrei. Non sarebbe il Sicuramente. trasferimento in altre regioni, come nel caso del rischio vulcanico, e soprattutto delle attività economiche, commerciali, eccetera. Ma ricordiamo che negli anni '80, il bradisismo degli anni '80, riconoscendo forse in modo più obiettivo di non saper prevedere l'escalation degli eventi, si realizzò Monteruscello, con tutte le critiche che abbiamo fatto per anni, però si realizzò Monteruscello e si allontanarono oltre 30.000 persone dai Campi Flegrei, dalla zona centrale, da Pozzuoli sostanzialmente, quindi dalla zona centrale dei Campi Flegrei, e quello li metteva sicuramente li metteva in sicurezza contro il rischio sismico, perché era un po' più lontano dall'area epicentrale. Ovviamente non aveva effetto per l'eventualità di rischio vulcanico, insomma, di un'eruzione. Sì, quindi si è fatto all'epoca in pratica e All'epoca si è adesso. fatto, all'epoca si è stati, diciamo, prudenti, non conoscendo bene le cose. In questo caso invece forse è cambiato anche la struttura sociale della popolazione che vive nei Campi Flegrei, quindi è più difficile convincere le persone ad allontanarsi, e soprattutto c'è un'economia diversa dall'epoca, che era un'economia principalmente dei cantieri, delle fabbriche, e non quella del turismo, che si sta cercando di far sviluppare. Però il rischio è quello proprio denunciato dal ministro Musumeci alcuni mesi fa, diciamo. Sì, Cioè che per evitare danni all'economia si tenga la popolazione a rischio. questo Quindi non questo deve dovrebbe essere sicuramente succedere nella evitato. nostra area, anche perché le vite sono più importanti del.
dell'economia. Va bene, Anche quello professore. poi sarebbe questione di scelta, però dovrebbe essere una scelta informata. Quello che dico Certo, sempre, la popolazione deve essere informata, deve sapere come succede in altri posti del mondo. Addirittura alcuni hanno proposto le assicurazioni, che ci si assicuri autonomamente. Io non so, è una cosa da valutare, però la popolazione deve essere informata e poi le decisioni possono essere, prese autonomamente. Ovviamente c'è una responsabilità delle autorità per i più deboli, quindi per i minori, per gli anziani, per i disabili, quindi anche per questo le esercitazioni sono focalizzate appunto su quelli che in teoria non sarebbero in grado di allontanarsi autonomamente, ma anche su questo ha detto attenzione, sì, va bene per le persone che hanno bisogno di soccorso, ma bisogna spiegare alla popolazione che non è sicuro che saremo in grado di accogliere, cioè che verranno i soccorritori, perché in caso di emergenza acuta nessuno potrebbe imporre ad altri da altre regioni di venire qui in decine di migliaia a soccorrere la certo. popolazione per farla evacuare, non si potrebbe fare e oltretutto ci sarebbero poche chance che questo potrebbe avvenire e inoltre si metterebbe a rischio altra gente, quindi non sarebbe corretto. Sì, allora infine professore volevamo chiederle un parere su quanto sta accadendo lungo via Antiniana, dove noi di Solfatara News il 26 settembre abbiamo rilevato con una fotocamera termica professionale temperature al suolo che superano il limite tecnico proprio di sopportazione dell'asfalto e precisamente ci sono dei punti laterali alla carreggiata che superano gli 80 gradi centigradi. L'INGV ha parlato di un massimo di 55 gradi e ha attribuito il fenomeno ad un mal rifacimento del manto stradale, come sappiamo. Secondo lei queste temperature anomale possono realmente dipendere da un problema strutturale della strada oppure potrebbero essere un segnale di un incremento dell'attività termica collegata magari al sistema fumarolico dell'area? Sì, diciamo, ho seguito questa situazione, mi sono recato anche subito sul posto, ho verificato che effettivamente c'è questa riformazione dell'asfalto, diffusa fratturazione con flusso di gas, con temperature elevate, prossime a quelle appunto di ammorbidimento dell'asfalto, in cui l'asfalto non è liquido ma comincia a fluire, perciò ci sono queste vellosità, ma quella è l'area, diciamo, storicamente più attiva dei Campi Flegrei, tutta la zona sul bordo orientale della Solfatara, appunto da Via Antignana a Pisciarelli, è una zona di enorme attività. Proprio in quella, lungo la strada, lungo Via Antignana, c'è un flusso diffuso di gas da sempre, basta vedere la corrosione del guardrail dovuta appunto all'acido solfidrico e la risalita di vapori che soprattutto la mattina, nelle mattine più fredde, si vede proprio come diciamo, uno spettacolo per i vulcanologi, uno spettacolo ovviamente, indica che c'è un flusso enorme di gas e soprattutto il gas porta valori alti di temperatura che con l'incremento degli ultimi anni, degli ultimi tempi, ovviamente si manifesta anche in questo modo. Ma voglio ricordare a questo proposito che io ho diciamo, denunciato i rischi connessi alle trivellazioni proprio in quell'area, quando volevano realizzare a Pisciarelli una centrale geotermica, una analoga volevano farla anche a Serrara Fontana. Presentai le mie osservazioni al Ministero dell'Ambiente dopo aver denunciato i rischi alla Protezione Civile al mio istituto e contribuì a far bocciare questo progetto che non si è fatto, ma nel 2020 si realizzò una perforazione proprio a una cinquantina di metri da questa strada che adesso è deformata e si sviluppò, era una perforazione di bassa profondità, era un progetto sperimentale di varie università ed istituti, compreso anche l'INGV. Io criticai molto diciamo, questa scelta dell'INGV di partecipare a questo progetto perché chi si occupa di monitoraggio non deve poi fare azioni che possono alterare il sistema di monitoraggio, perché se noi andiamo a modificare il sistema non sappiamo più se quello che vediamo è frutto delle nostre modifiche o di un'evoluzione dei processi, come adesso stiamo vedendo. E beh, in quel caso una colonna di gas si sollevò a 50 metri di altezza o più, da pochi metri di profondità, quindi questo dimostrava come il sistema fosse in condizioni estremamente instabili, estremamente critiche.
per cui piccole perturbazioni potevano alterare completamente il sistema. Soltanto dopo un mese e mezzo si richiuse questo pozzo, diciamo le modificazioni si verificarono, perché in quest'area ovviamente verso il pozzo affluivano una grande quantità di fluidi. Quindi è un'area che è estremamente stabile, quindi piccole perturbazioni si possono manifestare così anche o anche l'effetto proprio del sommarsi del flusso intenso di gas, delle alte temperature, anche degli eventi sismici possono aumentare lo stato di fratturazione e quindi incrementare la risalita di fluidi e quindi anche avere un effetto sull'asfalto, che è la parte più sensibile in Sì, cui è più visibile qualsiasi modificazione. E questo però, quello che denunciavo all'epoca, oltre al rischio di innesco di terremoti, era quello di alterazione del sistema idrotermale già criticissimo, già al limite, come abbiamo visto nel febbraio scorso, quando c'è stata, diciamo, il rischio è stato denunciato il rischio di concentrazione anomala di anidride carbonica. Purtroppo terremoti forti, flusso di gas elevato possono in qualsiasi momento creare questo tipo di emergenze, quindi è un'area, siamo nel centro della caldera, nell'area di maggiore rilascio di energia. Il grosso dell'energia, la parte prevalente dell'energia è rilasciata come energia termica. I terremoti sono soltanto una frazione minore dell'energia del sistema, sono un effetto di questo flusso enorme di energia, di questo motore dovuto alla dinamica dei fluidi in profondità. sì, questo io ricordo benissimo, sono molti anni che percorro quella strada e diciamo in passato era sempre fumosa così come la vediamo, però secondo me aveva una temperatura più bassa perché la strada ogni 2 o 3 anni aveva questi problemi, adesso lo stiamo avendo ogni 2 mesi praticamente. Appena rifanno il manto stradale, l'asfalto non riesce proprio a conglomerarsi, a indurire. Succede poi questo praticamente, è una cosa tecnica, quindi Sì, cioè, lì sì, è su un pendio sì, che è, diciamo, un pendio sia verso appunto i campi sportivi che stanno lì sotto, sì, sia verso i concessionari, quindi verso la parte centrale della piana di Agnano. Quindi il pendio contribuisce ulteriormente ad amplificare gli effetti dello squilibrio dovuto all'enorme flusso di fluidi e alle elevate temperature. Quindi sì. ovviamente è un punto sensibile, quindi si manifesta l'effetto di questo incremento dei fenomeni, ma comunque è sempre stata l'area di più intensa attività in assoluto, da lì, da Via Antignana a Pisciarelli, dove ci sono le fumarole fra le più attive al mondo, no? Sì, Il che poi flusso di proprio alle gas. spalle abbiamo Bocca Grande, quindi Abbiamo Boccagrande dove le sì, temperature sono molto più alte, no? Perché noi abbiamo valori di Pisciarelli che sono intorno a 95 gradi, dall'altra parte storicamente è stata sempre molto alta, intorno a 160-170 gradi. Boccagrande è diciamo un contesto diverso rispetto a quello di Pisciarelli, però quindi mi sembra di aver abbiamo. letto che Bocca Grande aveva una temperatura minore di qualche anno fa, diciamo di 140-150, poi è aumentata con il tempo, in questi Sì, due c'è anni. stato un po' di aumento negli ultimi 20 anni, ma è sempre stata fluttuante. Io ho visto addirittura dei dati degli anni 70, 80, questi valori molto alti sono Ballerini, diciamo, salgono, caratteristici di Bocca scendono. Grande. Sì. Quindi c'è stato però un incremento generale delle temperature e delle energie. Tra l'altro ci fu anche qualche ricerca nella quale si ipotizzava che prima dei maggiori terremoti, però era un lavoro molto preliminare, alcuni mesi fa, maggiori terremoti si potessero verificare anomalie termiche proprio nell'area Solfatara, Pisciarelli, ma è tutto da sperimentare perché bisogna stare molto attenti sui precursori perché diciamo può essere insidiosa l'idea che noi siamo in grado di prevedere i terremoti, può essere insidiosa perché Siamo sempre nell'ambito di teorie, perché a volte esatto, di escono, sì, con il ipotesi, di satellite hanno giuste, rilevato, sì, no, di giuste sperimentazioni, ma al sì, momento purtroppo. La previsione invece, cioè, la previsione in senso stretto non è possibile, non possiamo dire domani ci sarà un terremoto in questo punto con questa magnitudo. Quello che però possiamo dire è che dobbiamo aspettarci terremoti anche più forti, sì, dobbiamo aspettarci anche incrementi ulteriori dei processi bradisismici, dobbiamo aspettarci purtroppo anche fenomeni
rischiosi come le esplosioni freatiche, perché lo stessa Pisciarelli probabilmente potrebbe essere stata originata, non sappiamo quando, da esplosioni al bordo della solfatara e ne ha prodotti esplosioni minori sono state registrate nell'area di Pisciarelli, molto localizzate, e però possiamo dire, quindi questa è la previsione, possiamo prevedere che ci saranno purtroppo altri eventi anche forti e quindi bisognerebbe prepararsi. Questo è quello che denunciava Musumeci, che denuncio io da tempo, che per motivi vari, per ottimismo secondo alcuni, per interessi economici, si è sempre c'è stata la tendenza, diciamo, a dare rassicurazioni, sbagliatissimo, perché i disastri, le catastrofi si preparano proprio così, dicendo vabbè tanto non succederà niente, e questo è sbagliato. È sbagliato, i cittadini possono anche pensarlo, giustamente hanno il diritto all'ottimismo, però le autorità e gli scienziati devono spiegare le cose come stanno realmente, cioè quali sono i nostri limiti Sì, davanti ai spesso si fenomeni naturali. rassicura troppo e magari bisognerebbe informare più che altro e Ma questo rendere io lo dico da consapevoli. anni, ma l'ha denunciato anche lo stesso ministro. Sì, Ha denunciato, diciamo, dichiarò proprio che c'erano stati, diciamo, come dire, atti gravi di sottovalutazione del rischio, quindi diciamo erano stati comportamenti omissivi e commissivi da parte di tutte le istituzioni. E io da anni mi batto, e appunto quando non c'era neanche il piano emergenza dicevo è assurdo che non ci sia un piano emergenza per i Campi Flegrei, e dicevo quello del Vesuvio è sottodimensionato, poi è stato realizzato quello dei Campi Flegrei, ma anche è stato un piano che io ho evidenziato come ottimistico, e quindi si va avanti così, non si riesce a accettare l'idea di dover dichiarare i nostri limiti, e neanche gli scienziati, anzi addirittura per compensare questi limiti c'è un martellamento continuo di notizie, di nuove ricerche, che bisognerebbe sempre specificare, come si fa su certi prodotti o in certe cose, non usatele a fine di sicurezza, perché sono sì. ipotesi. Allora, professore, un'ultima domanda. Volevo specificarle, cioè volevo dirle praticamente cosa ne pensa lei della comunicazione che ha INGV con la popolazione, appunto. Cosa ne pensa lei? L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, nel caso specifico l'Osservatorio Vesuviano, che è quello che opera sul territorio, è il centro di competenza, quindi riferimento della Protezione Civile, del Dipartimento della Protezione Civile Nazionale, quindi svolge una funzione di acquisizione di dati, trasferisce questi dati poi alla Protezione Civile per la valutazione da parte della Commissione Grandi Rischi, ma nel sistema di Protezione Civile le competenze sono molto ben definite. Quindi in realtà i referenti dell'NGV non dovrebbero diciamo, occuparsi di valutazioni sul rischio o di comunicazioni diretta per quanto riguarda le valutazioni sul rischio sismico, vulcanico, bradisismico, perché queste comunicazioni spettano ai vertici della protezione civile, sentita la Commissione Grandi Rischi. Cioè la valutazione di rischio non è una valutazione che può fare uno specifico istituto o un'università, ma in Italia, per quello che è il sistema di protezione civile, è diciamo, delegata alla protezione civile, che si avvale di una commissione molto articolata. Per esempio negli anni scorsi sono stati convocati addirittura oltre 40 esperti, anche stranieri, per valutare. Questo a dimostrare come il parere soggettivo, no? Potrebbe essere anche il mio, solo che il mio non si presenta come parere istituzionale ma come opinione personale, non può essere adottato come riferimento. Quindi anche perché non imporrebbe l'assunzione di responsabilità, mentre da parte della protezione civile e della Commissione Grandi Rischi c'è un'assunzione di responsabilità. Quindi benissimo, l'INGV deve acquisire dati, fa ricerca, ma la funzione della comunicazione, questo spesso l'ho evidenziato anche al mio istituto, spetta ai vertici della Protezione Civile Nazionale, al Ministro, al Capo della Protezione Civile, sentita la Commissione Grandi Rischi. E nei casi appunto estremi le valutazioni, diciamo, le decisioni vengono assunte
dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, perché è un'emergenza nazionale. Ok, professore, va benissimo. Allora, noi la ringraziamo innanzitutto da parte di Grazie a voi. Solfatara News per essere stato con noi e da parte di tutti i nostri utenti che continuamente chiedono di lei e quindi abbiamo accontentato anche loro. Quindi Un piacere. va bene, io la ringrazio e Grazie a lei, le grazie a auguro una tutti. buona giornata. Buona Ok? giornata anche a lei. E alla prossima, magari se abbiamo qualche domanda Certo. può diciamo rispondere anche ai nostri utenti che io poi le raccolgo queste domande, quindi quando sarà il momento magari gliele rivolgo. Va bene? Benissimo, a La presto. ringrazio e una buona giornata, professore. Buona giornata, Grazie, arrivederci. gentilissimo. Arrivederci.